Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. Ok, Leone, abbiamo la carta dell'appeso, è una carta che ci indica un momento di tranquillità, un momento di stasi, un momento di fermo, ma è positivo perché è come se fosse il momento giusto per osservare tutto da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, come se doveste avere una maggior comprensione del momento, della situazione che state attraversando. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente e segno lunare. Per capire poi come incastrare queste tre letture ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie del mese. Partiamo con un 10 di pentacoli, nuovamente l'appeso. Abbiamo un fante di bastoni. L'imperatrice, un re di bastoni e un eremita. Sì, diciamo che forse il momento appeso potrebbe essere verso inizio stagione, verso inizio periodo. Ma andiamo con ordine, partiamo dal 10 di Pentacoli, che di solito è una carta di molta abbondanza, però essendo un 10 è anche una carta di chiusura. Andiamo a vederlo. Eremita e 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche l'appeso. Abbiamo un 7 di bastoni e la ruota della fortuna. Credo che si avvicini un periodo dove un ciclo potrebbe arrivare a compimento. Tenete presente che comunque il 10 di Pentacoli fa riferimento a dei premi, a delle promozioni, magari anche al pensionamento per qualcuno. Potrebbe essere un momento dove si concludono proprio dei contratti, perché il 10 di Pentacoli è una carta di contratti. Concludono può essere nel senso che terminano o che finalmente si conclude, si scrive, si pattuisce un contratto. E c'è come un nuovo percorso, un nuovo, mi verrebbe anche da dire momento di introspezione, considerata che la carta dopo è l'appeso. Ehm, Però abbiamo di nuovo un altro 10, abbiamo una bella ruota della fortuna, ragazzi. Quindi devo dirvi che secondo me è come se si stesse chiudendo un ciclo con l'appeso, cioè come la possibilità di fare un po' il punto della situazione. Adesso andiamo avanti. Ok, abbiamo un asso di spade e un 2 di spade per il fante di bastoni, come se ci fosse effettivamente questa voglia di andare avanti, di fare, di scoprire, di progettare. Devo dire che avete anche due carte di comunicazioni. Potrebbe essere che per qualcuno si tratta di iniziare un tema con la comunicazione, può essere un corso di dizione, può essere un social, perché attraverso i social c'è una comunicazione, può essere anche semplicemente una verità, che è un po' come se alla fine venisse fuori dopo questo appeso, cioè è una nuova comprensione, come vi dicevo all'inizio. Andiamo a vedere l'imperatrice. Wow, asso di coppe.
Fante di spade, regina di coppe e papa. Qui potrebbe esserci un nuovo inizio, ragazzi, come delle nuove idee. È un inizio concreto, di tipo pratico, e considerato che c'è anche il papa, ci potrebbero essere anche qui contratti in vista. Io vedo tanto come se il periodo fosse dedicato alle comunicazioni, al portare qualche cosa in grande scala, ed è un po' come il pensare a come farlo. Se fosse il far decollare una relazione, per esempio, diciamo che il consiglio qui è di puntare sulla comunicazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. 7 di spade e imperatore. Datemi una carta per il 7. Credo che ci sia ancora da fare, cioè nel senso, questo progetto, questo nuovo inizio, che avete 2-10, 2-1 qui, quindi sicuramente come il cambio di un periodo, il cambio di un ciclo, può portare a qualche cosa di prospero, può portare a qualche cosa anche di creativo con la carta dell'imperatrice, però è come se non fosse ancora tutto completamente definito. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo la forza e un 5 di bastoni. Mi sento un po' scarichi con questo 5 di bastoni, un po' senza energia, e anche questo eremita alla fine, che caso, tutte e tre le carte alla fine sono al contrario. Sì, è come se alla fine del periodo ci fosse un momento dove, di nuovo, ok, rivalutiamo, rivalutiamo il tutto. Devo dire che secondo me la prima parte del periodo è molto più dinamica. Dico spesso che l'otto di bastoni è un acceleratore delle carte che sono vicine, quindi ci sarà una forte fase introspettiva, una forte fase di cambiamento, è come se cercasse di trovare qualche nuova soluzione, piantare qualche nuovo seme, creare questo nuovo inizio, questa nuova forma di comunicazione, di pubblicazione anche, e alla fine del periodo ci fosse effettivamente un po' di stanchezza da dover affrontare. Ehm, per qualcuno questo gruppo di carte può voler dire che non avete rivali. Io credo che qualcuno possa specializzarsi magari in un tema e come diventare... Lo so che qui vi ho detto che le cose non sono stabili, però comunque c'è anche un re di pentacoli, questo è un re di bastoni, è comunque un re, è comunque qualcuno che ha già costruito qualcosa. Con l'imperatrice sta crescendo, però appunto è come se questa crescita non fosse stabile, non fosse definita. E alla fine, secondo me, tutti questi movimenti potrebbero stancarvi un pochettino. Niente di che, ecco, diciamo che il periodo trascorre un po' lento, però lento non vuol dire privo di cambiamenti e privo di... anzi, cambiamenti ne vedo abbastanza, se ve la devo dire tutta. Va bene, partiamo dal lavoro. Allora, secondo me ci sono dei buoni inizi, delle buone prospettive per creare nuovi contratti, per creare nuove collaborazioni, per espandersi in generale. Se siete senza lavoro è facile che inizierete un nuovo lavoro, vi dirò anche a lungo termine. Ehm, Però anche qui avete l'appeso, cioè quello che mi viene da dire è di non andare tanto per il sottile, ragazzi. Cioè l'universo vi mette davanti delle opzioni, delle opportunità, e voi coglietele al volo. Mentre potrebbe esserci qualche rettifica dei contratti per le persone dipendenti con come uno scatto all'insù,
E per gli autonomi, secondo me ci sono come nuovi percorsi che potete intraprendere, li valuterete appunto nell'autunno. E se dovessimo parlare di amore, allora, secondo me anche qui ci sono delle buone prospettive di cambi abbastanza importanti. Se siete single potreste incontrare una persona con la quale c'è parecchia chimica, c'è parecchio feeling e vi dico, molto lentamente, ma potrebbe nascere qualcosa. Per le persone che sono in una relazione, beh, avete il Papa, ragazzi, il Papa sono i contratti, sono le convivenze, sono i matrimoni, sono gli accordi. Quindi è come un ufficializzare la relazione, come un andare al passo successivo. Probabilmente si sta meditando se è il caso di farlo o no in questo periodo, mentre se dovessimo parlare di soldi, allora i soldi non mancheranno, ragazzi. L'unica cosa è che sento che il flusso sarà un po' altalenante. Tenete presente che comunque avete la ruota della fortuna, quindi dei soldi in più arrivano in questo periodo. Può essere per dei nuovi contratti, per una promozione, per qualche tipo di eredità, per delle vincite al gioco, per delle scommesse, degli aiuti che potrebbero arrivare dall'alto o magari anche semplicemente perché decidete di svuotare un po' l'armadio e riuscite a rivendere i vestiti di seconda mano, è come se arrivassero dei soldi in più inaspettati. Però ecco, diciamo che non c'è come un flusso costante, quindi secondo me cercate di essere oculati. Cercate di vedere le cose anche da un'altra prospettiva. Se siete abituati a pensare in un certo modo per quello che riguarda i soldi, provate a cambiare prospettiva, provate a cambiare pensiero. Mm, parlando di famiglia, secondo me il momento familiare, l'ambiente familiare, diciamo, è abbastanza tranquillo. Vedo come una buona comunicazione, una buona apertura. Vi dirò, avete l'appeso e secondo me ci sarà maggior comprensione dell'altro, perché appunto l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose dal punto di vista dell'altro e quindi è come se sviluppasse poi una certa saggezza, una certa sapienza, una certa percezione nei confronti proprio degli altri. Penso di avervi detto tutto. Ehm, una cosa che vi volevo dire, ragazzi, è che è vero che ce l'ha appeso, come vi dicevo vi ho detto fino ad adesso, ed è una carta che vi dà la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. Però avendo l'imperatore al contrario e il due di spade, fate attenzione a non incastrarvi in certi pensieri, in certi ragionamenti. Diciamo che il tutto vi serve sì per far chiarezza mentale, però potrebbero anche arrivare come, diciamo, delle proiezioni, delle false speranze. Mm. Ah, una cosa volevo dirvi, se per caso state cercando dei figli, vi dico che secondo me è un momento prospero, è un momento dove c'è un buon terreno fertile per provarci, insomma. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Pirochinesi. Ok. Qui ha a che vedere con il fuoco. Ehm, s- Mi vengono in mente i giochi pirotecnici in realtà, ed è interessante l'immagine. Innanzitutto è una carta numero 27. È interessante l'immagine perché rappresenta lo yin e lo yang. Parla di dibattiti, è come il vedere le cose da un lato e dall'altro.
Parla anche di rivoluzione e difatti abbiamo qui la carta della ruota della fortuna che parla di cambiamenti che comunque sono importanti. Tenete presente che quando arriva la ruota della fortuna, anche se voi siete lì che state pensando, che state macinando, che state, vi state facendo venire i vostri dubbi, insomma state iper analizzando, state sovrappensando, quando arriva la ruota della fortuna, di solito arriva di colpo, nessuno se l'aspetta, nessuno la vede arrivare ed è un momento di forte cambio, in positivo tendenzialmente. Poi non si sa mai, però a giudicare delle carte che vengono dopo, secondo me è un cambio che sarà molto positivo. E infatti anche qui vi parla di una rivoluzione. Parla anche di attenzione, come se dovesse mettere attenzione ai dettagli. Ok, andiamo a vedere ancora un koan. Chi pone la domanda? Oh, questo koan mi piace particolarmente perché è come se vi invitasse a chiedervi da dove arrivano le aspettative che avete, la curiosità, piuttosto che, mi verrebbe da dire, le credenze limitanti. Cioè, siete veramente voi, è la vostra anima che ha bisogno di sapere, per esempio, questa cosa, piuttosto che il vostro ego. È un qualche cosa di soddisfazione, diciamo, egoica, oppure è proprio una sapienza interna di cui vi parla la vostra anima. Qui avete due volte l'eremita. L'eremita è la carta del maestro, il saggio, è colui che sa, sta ricercando la propria verità e mi casca proprio a pennello con questa carta. Perché è come è vostra la domanda o è di qualcun altro? Da dove arriva quel tipo di dubbio, quel tipo di insicurezza? Wow, che interessante. Amici del leone, questo è quello che avevo per voi per l'autunno. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti, però potete fare lo stesso lavoro anche da soli. Anche nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi ci sono quelle sull'amore, quelle sul lavoro, quelle sul denaro, insomma si va un po' a scavare un po' dappertutto in realtà. E in più ci sono anche argomenti di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, insomma è tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione in quei video. Se volete sapere di che cosa si tratta o comunque quali sono i temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono, sono pubblici, così vi fate un'idea. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!